bizo vinzar mamma mia now asciugole ma scemizo parzuno di zudorao parzuno di zudorao. Abbiamo vigne che sono così a spalliera, con dei sesti molto stretti, così come avevamo delle vigne fatte all'antica. La modalità di viticoltura più diffusa era quella dell'alberello basso, che è molto rappresentativa di questo tipo di viticoltura. Noi le preserviamo, le vigne che prendiamo in carico poi le teniamo esattamente come erano gestite prima di noi, senza cercare di rivoluzionarle, cercando di dargli una continuità anche nella gestione. E poi cercando però di attuare delle piccole pratiche aggiuntive che si sposino con i nostri poi scopi enologici finali. Cioè quello che facciamo è prendere in gestione i terreni esattamente con la dinamica non ufficiale che permane nel territorio, quindi la mezzadria. Qua diciamo tresua, che significa 2/3 a chi la lavora, 1/3 al proprietario della materia prima ottenuta. Il nostro tipo di organizzazione sociale è una cooperativa la nostra è una cooperativa agricola di comunità che prevede il volontariato, quindi questo rende possibile poi l'attuazione di questo tipo di processo lavorativo, perché non ci guadagniamo una lira, non solo ma il modello di business consiste nel non guadagnarci una cena. Quindi questo è, i soci utenti sono al momento 5 soci utenti più i 12 soci lavoratori. Per un totale di ettari? 17 soci per un totale al momento di 4 e rotti ettari, suddivisi però al momento in 11 vigneti. Presentatevi, tu cosa fai? Io sono Michele e mi occupo un po' della comunicazione, delle grafiche, delle etichette, ho seguito la progettazione. E dell'amministrativo. Amministrativo, sì. Io sono Anna, mi occupo principalmente di contabilità, faccio le fatture, email, rapporto col pubblico, insomma. Segreteria amministrativa. Sostanzialmente. Logistica e relazioni con i fornitori. Amministrativo anche lui. Potatura comunque nel campo agricolo. Io faccio quello che c'è da fare. Dove mi metti sto? Ditemi voi. Ciao. Sì, il nostro paese, sì. Allora, questa è interessante da vedere perché è una delle vigne abbandonate sulle quali abbiamo cercato di adottare dei metodi tutti nostri per il ripristino. Peraltro, notizia delle ultimissime settimane, l'unico ampelografo sardo ha scoperto in questa vigna una nuova cultivar che non esiste da nessun'altra parte, che non condivide loci genici con nessun'altra pianta esistente. Quindi dovremmo avere un unicum trovato proprio in questa vigna. Perché le ripropaghiamo così? Proprio per non perdere questa ricchezza di diversità ampelografica, e adesso ve la facciamo vedere come è impostata. Quindi come notate sono degli alberelli bassi con a sesto completo. Adesso qua abbiamo troppe fallanze per poterlo notare bene, però abbiamo un sesto bello denso, non siamo en plein air, però abbiamo una distanza di 1,90 tra l'interfila che poi è impostata in questa sezione qua e l'interceppo, cioè questa distanza qua. Vedete, abbiamo qua 90 e qua 1 metro. Quindi altissima densità di impianto. In questa vigna sono stati aggiunti tutori, questi di ferro, dopo. Generalmente si usano dei tutori come questi fini, oppure le canne ancora più tradizionalmente, però nella forma di viticoltura più ancestrale della zona le piante venivano rilegate su se stesse. Quindi adesso non siamo in verde, quindi è difficile farvelo vedere, però diciamo che la legatura veniva effettuata senza neanche raffia, per esempio, come questa, senza legacci esogeni, ma usando un tralcio per rilegare tutta la pianta su se stessa. Diciamo che si creavano delle palle, delle gocce. Noi non utilizziamo, nonostante il fortissimo vento, Seneghe è un territorio davvero tanto ventilato, però la forma di viticoltura più antica non era quella dell'alberello strisciante, ma appunto quello rilegato su se stesso. Possiamo vederla questa pianta che dicevi? No, qual è? Questo io non lo so, perché sono stati presi vari calli, cioè quindi parti legnose, e analizzate in laboratorio. Non so di preciso da quale
pianta derivi, però chi ha preso i campioni la sa rindividuare perché è tutto quanto Come si chiamerà registrato. questo vitigno? Non lo so, probabilmente dovremmo darglielo noi. il nome. Pupo, diamo Sì, un nome a spero. questo vitigno, un momento storico questo. Qua ci abbiamo. Non lo stavo per dire. Pupo. Gli scassi li abbiamo fatti principalmente per poi avere il sesto impostato per poterle ripristinare anno dopo anno. Inizialmente, nonostante la percentuale che avessimo stimato era molto bassa, qualcosa è riuscito ad attecchire nonostante fosse già germogliato, perché è uno stregone che ci aiuta a fare poi i boccasci, quindi gli inoculi di microrganismi direttamente sul letame e sul terreno. Ci ha fatto, sì, è un amico. ragazzo che si occupa di agricoltura e fa delle sperimentazioni sui concimi ottenuti direttamente dal posto, quindi dei concimi che conservino il microbioma naturale del territorio. Questo concime è un limo, nello specifico, che ci ha fatto, ottenuto dal riso di Oristano. Forse L'abbiamo ne abbiamo utilizzato ancora. per l'attecchimento e ha fatto letteralmente dei miracoli. Sembra Sì, di sì, sì. sentire biodinamica, che però non Sì, è biodinamica. no, in realtà c'è senza dubbio un'impostazione molto biodinamica, anche se noi non siamo integrali nelle pratiche biodinamiche, perché ce ne sono alcune che non condividiamo. Però per gran parte, per esempio il corno silice, le quantità indicate sono talmente residue che è davvero troppo improbabile che si riesca a stabilire un equilibrio minerale con milligrammi su ettari di silice, è davvero molto difficile. Cornoletame, Interessante, no? Perché, cornoletame perché anch'io ho sempre avuto questa cosa, che l'aspetto un po' esoterico, Sì, e anche l'idea della fissità di quella logica lì, no? Invece qui il cornoletame paradossalmente invece c'ha una giustificazione scientifica molto fondata, è un'umificazione molto lenta che però il problema erano i restituisce. quantitativi, no? Sì, invece ma il cornoletame arriva anche a quantitativi importanti. Ok. Non l'abbiamo ancora attuato, ma ci crediamo in questo tipo di pratiche, in altre invece non le condividiamo. Così Dai, come qualcosa girare l'abbiamo la iniziato a soluzione fare. 3 volte da una parte, 3 volte dall'altra, cioè onestamente a noi sembra un po' una stronzata, però la pratica del generare i preparati, per esempio dal territorio, noi utilizziamo molto il macerato di ortica, per esempio, non lo giriamo 3 volte da una parte, 3 volte dall'altra, però lo facciamo seguendo una Perché logica più secondo me chimica. sono queste le pratiche. Se tu crei polarizzazione, dici che tutta una parte è una cazzata e tutta Esatto. l'altra parte No, lì. no. Come? Se io hai studiato enologia quindi non serve un cazzo. Se fai la biodinamica è tutta una minchiata. Invece prendere quel principio, Le parti buone, e filtrare. e metterlo Ci vuole pratica. senza dubbio una parte critica nell'operatività. Ogni caso specifico deve avere la sua giusta applicazione, altrimenti è più uno spreco che altro seguire una moda che poi non ti appartiene, no? Quindi la manualità è portata alle stelle e poi in trasformazione utilizziamo dei metodi che sono quasi arcaici, se non per il controllo della temperatura, e un controllo meticoloso degli spostamenti. Seguiamo molto il vino, soprattutto dal punto di vista organolettico durante la trasformazione. Dammi succo Teresa, catino to romanzano, se non ti tutto rosano, nara mi cante si spesa, nara mi cante si spesa. Questo che vino è? Questo è il vino appena fatto, è di quest'anno. È Barbera, se non ricordo male è Barbera principalmente, giusto Paolo? O in purezza? Solo Barbera? No, Itaccata, non è la verità. Ufemiste. I vini di questi ragazzi li ha assaggiati lei? No, non li ho assaggiati. più vecchio di tutti. Quando l'aveva visto questo lavoro, come l'avevamo fatto, a me mi aveva bloccato qua, uscendo proprio davanti a casa di Paolo, come ha bloccato a noi adesso, e mi aveva detto ascolta Vagu Vagu in sardo, cioè voi state, per dire che una cosa è faticoso, in sardo si dice triballoso. E lui mi aveva detto questa vigna io da quando ci sono qua non l'ho mai vista lavorata in questo modo, è bellissimo, però lo dice la parola stessa, triballoso, cioè ci vuole troppo lavoro,
E siccome l'anno prima, quando non era ancora nostra la vigna, in una vendemmia del proprietario dove era invitato anche lui, aveva fatto la solita uscita, sì, bello il vino, però bisogna anche lavorare la vigna, bisogna anche zappare la vigna. In quell'occasione io mi ero preso un'enorme vincita, perché quando mi aveva detto questa cosa, però il triballosi gli ho detto, Nino, bisogna anche lavorarla la vigna. As femmine de un goro, sas femmine de un goro, son tostas a che sapeva, ma di che Sono tutte così strette le vigne più o meno. Allora, no, questo è l'impianto antico, fatto secondo la concezione del lavoro manuale. Prima ovviamente si lavorava uno per uno. allora, è 1,20 m. E quindi Trullalla deriva da questo aneddoto del monte, di quella che noi chiamiamo il monte, anche se montagna non è, dove c'erano dei turisti che hanno incontrato quest'uomo, appunto il padre di questa nostra socia, e gli hanno chiesto se in una fonte l'acqua fosse potabile, e lui ha detto no, non si può bere perché trulla, quindi torbida. E poi gli hanno chiesto se più a valle fosse potabile, e lui ha detto no, se trulla lì è trulla là. E quindi... E quindi adesso l'idea era di fare due referenze, un Blanche de Blanche e poi questo qua che è la bolla al rosé. E il Trullalla e il rosé, il Trullalli doveva essere il Blanche de Blanche, che però non aveva parametri decenti per poter fare una bolla stabile, e quindi l'abbiamo rimandato. Però diciamo che l'idea c'è, rimane. Quindi fare un metodo classico. Non un metodo classico, ma un ancestrale da sole uve bianche. L'intruso. Trova l'intruso. Io sono Che sembri volontario. sardo, ha un'aria un po' sabauda questo. No, abbiamo la Barbera piemontese qua. Ah, qui c'è la Barbera Sì, piemontese. sì, abbiamo la Barbera Visto le piemontese. sorprese delle vigne di Seneca. In realtà questa non è tra quelle che hanno più varietà, però come tutte quante, essendo appunto la gestione familiare, sono un po' un mix sono vigne fatte a selezione massale, E quindi in scambi di Irpinia tu marchi. avete ancora anche voi vigne miste così o no? La viticoltura tradizionale, sì. Latin